Ladies and gentlemen, bentornati e ben sintonizzati su So Food So Good, l'incredibile talk show che parla di food processing, packaging experience e molto altro. Continua la nostra Smart Packaging Hub Experience. Sono atterrati altri 2 elicotteri sul tetto del nostro super grattacielo a portarci altri 2 personaggi. Sono con noi Paolo Soliani, Key Account Manager di Clevertech Group, e Marco Cocino di Tosa Group. Ciao Marco. Top! Ciao Marco. Ciao, come state? Marco Cocino, che è Sales and Marketing Manager di Tosa Group. Ok, ho detto tutto, perfetto. Ho detto quello per cui mi è stato detto di dire. Voglio un altro grande applauso. Top! Arriva. Si sente. Bene, si sente. Devo Entusiasmo. dire che c'è stato grande entusiasmo, sia con i primi 2 che con voi 2. Fantastico. Bene, io ho parlato già parecchio. Ecco, adesso tocca a voi. Il tema è sempre quello, sostenibilità. Come la decliniamo in Clevertech Group? La sostenibilità in Clevertech è un tema centrale. Clevertech è un'azienda globale, ormai con il cuore nel centro della Packaging Valley a Reggio Emilia, ma con ormai più di 7 filiali in giro per il mondo, per cui abbiamo raggiunto una dimensione che fa sì che ci rende responsabili di far sì che quello che facciamo e quello che possiamo proporre ai nostri clienti sia sempre più sostenibile. E poi c'è l'aspetto dei nostri clienti. I nostri clienti sono tra le principali multinazionali nel settore della produzione dei beni di largo consumo. Loro stessi giocheranno un ruolo fondamentale nel rendere il nostro futuro più sostenibile, chiedono a noi di avere macchine, impianti e tecnologie per far sì che i loro prodotti e i loro processi siano più sostenibili in futuro. Un altro aspetto secondo me molto importante, che lo sarà sempre di più nei prossimi anni, è che quello che stiamo vedendo è che questi clienti sempre di più nei loro criteri di valutazione e selezione dei partner per il futuro cercano aziende che siano sostenibili e che abbiano delle politiche in questa direzione. Quindi esserlo è una premessa per avere futuro. Non è solo una moda, diciamo, la sostenibilità. Esattamente, c'è un ritorno, c'è assolutamente un ritorno. Bene. In che modo quindi possiamo aiutarli? Li aiutiamo in 2 modi, con tecnologie e prodotti. Tecnologie che sono quelle che mettiamo all'interno delle nostre macchine per far sì che queste macchine funzionino in maniera più efficiente, consumando meno, quindi con l'utilizzo di motori ad altissima efficienza energetica, con l'utilizzo di soluzioni che permettono di eliminare l'aria pneumatica e quindi riducendo i costi di esercizio, quindi c'è un ritorno economico, ma soprattutto rendendo meno energivoro il processo. E poi c'è tutta la parte dei prodotti, quindi le macchine che devono permettere ai clienti di fare una transizione verso prodotti e imballaggi che siano più sostenibili. Alcuni esempi, una parte interessante è per esempio avere la possibilità di ridurre sempre di più quelli che sono gli spessori degli imballi secondari, che sono quelli che normalmente si utilizzano per proteggere il prodotto durante le fasi di manipolazione. Ecco, le soluzioni tecnologiche come quella che è la nostra linea di prodotto FlexLine, che è una manipolazione positiva del prodotto durante le fasi di creazione di un pallet, permette proprio di andare in questa direzione. Permette di ridurre gli spessori o addirittura di eliminare gli imballi secondari e conseguentemente quindi c'è un risparmio con questa direzione si permette anche di eliminare il consumo di materia prima. E un altro aspetto è come aiutarli nel far sì che a parità di volume che si deve spedire da un centro di distribuzione a un cliente finale, che potrebbe essere un supermercato, come far sì che a parità di volume ci stiano più prodotti all'interno. Ecco che anche in questi casi abbiamo delle tecnologie che ci permettono di ottimizzare durante la fase di pallettizzazione. Una di queste è il Mixed Palletizer, o chiamato anche Rainbow Palletizer, che tra l'altro presenteremo in una fiera nei prossimi giorni, che permette, anziché di avere un solo prodotto, una sola referenza sul pallet, di creare in automatico, supervisionato da un software di nostra creazione, creare una matrice di prodotti di forma, dimensione e peso diverso che stiano all'interno di uno stesso pallet. Questo significa che per spedire
i prodotti di cui c'è effettivamente bisogno nell'ultimo stage, diciamo, di spedizione, si possono utilizzare meno camion, questo vuol dire meno emissioni, quindi un processo molto sostenibile. In questo aspetto gioca un ruolo fondamentale dal mio punto di vista quello che fa Marco e Tosa, perché ovviamente se c'è meno materiale che protegge il prodotto, ecco che la Volgi Pallet diventa fondamentale. Packaging terziario, scusate, a pubblica lo ridico bene, terziario, packaging terziario. Assolutamente. Perché usate queste parole difficili? Primario, secondario e terziario. E terziario. Abbiamo seguito tutta la linea. Esatto, in chiave sostenibile. Assolutamente. Abbiamo inseguito appunto la linea primario e secondario per arrivare alla stabilizzazione dei carichi nel terziario. Nell'ultimo decennio l'errata convinzione che la carta sia assolutamente migliore della plastica ha portato l'opinione pubblica a condannare quest'ultima. Il gruppo Tosa ritiene che demonizzare gli imballaggi in film plastico nel loro complesso sia senza dubbio un approccio superficiale e invece di estrema importanza richiamare l'attenzione sui processi sempre più ecosostenibili che le aziende sono chiamate a rispettare e sulla direzione in cui si sta evolvendo il mercato. L'economia circolare sta diventando una realtà sempre più concreta. Questo viene attestato dall'aggravarsi delle condizioni climatiche e della crisi ecologica, con il moltiplicarsi delle direttive comunitarie europee ed internazionali su queste tematiche e sull'evoluzione del mercato, che fa del recupero delle materie prime un elemento di competitività globale. Sicuramente la sostenibilità è diventata un tema centrale sia per le PMI che per le grandi multinazionali, soprattutto nel settore dell'imballaggio terziario. Certo. Queste sostanzialmente sono le motivazioni che hanno portato la Tosa a presentare la propria visione e ad esporre ad uno dei palcoscenici più importanti, Interpack. L'Interpack, la parola magica. Uno dei palcoscenici più importanti del panorama mondiale del packaging, Interpack 2023, Kailun Hybrid, la chiave per cambiare l'industria del packaging sostenibile. Puoi svelarci qualche caratteristica in più, qualche segreto? Sì, assolutamente. Tra l'altro ci fa molto piacere l'interesse che si è creato su questo argomento. Tra l'altro stiamo portando avanti delle iniziative di marketing con Paolo, di promozione appunto di questa innovazione. Kailun Hybrid, la nuova avvolgitrice del gruppo Tosa, è una macchina che permette di lavorare con tutte le tipologie di bobine di carta presenti sul mercato, principalmente carta craft. Sappiamo assolutamente che la carta craft può essere una soluzione per avvicinare le aziende a raggiungere obiettivi di sostenibilità e target a volte difficili da raggiungere. Siamo altresì consapevoli che la carta craft, come proposta finora sul mercato, risulta essere adatta per avvolgere carichi palettizzati regolari, quindi con perimetri geometrici e lisci. Ciononostante abbiamo voluto far di più. Basandoci sul nostro payoff aziendale, noi diciamo sempre sappiamo vedere dove gli altri semplicemente guardano, abbiamo voluto vedere oltre e quindi abbiamo innovato, abbiamo investito in un processo di ricerca e sviluppo che grazie a un metodo innovativo, pionieristico di lavorazione della carta permette di elongare la carta e ad arrivare a questo prodotto. Ho portato... ci abbiamo anche l'esempio in sala. Sì. Top! Questa, Marco, è la carta craft comune che troviamo... Anzi, le faccio vedere la mia telecamera preferita. Oh, Abelli! Questa è quella comune. Prova a tirarla. Ok. Adesso prova a fare la stessa cosa con questa che è la carta deformabile. Attenzione, Let's Chesterfield. Tira. Tiro? Si tira. Ammazza! Oh. Questa è pazzesca, si allunga. Facciamo un giochino, allunga. proviamo a giocare a tira e molla. Voglio proprio vedere, guarda. No, pronti? Pronti, via! Pazzesco! Io direi un applauso del pubblico. Come potete notare la carta si è deformata fino al 40%, appunto grazie a questo procedimento che permette di stirare le fibre che la compongono. Questo permette una maggiore adattabilità al profilo del carico palettizzato, anche se esso irregolare, aumentandone ovviamente la stabilità e la sicurezza. Uno degli aspetti importanti anche di questa innovazione è la possibilità di allargare il range di applicazione di questa carta, finora ristretto al settore del food and beverage, visto appunto i profili regolari dei carichi palettizzati. Un altro degli aspetti importanti della macchina è sicuramente l'intercambiabilità tra film estensibile plastico e carta craft. La soluzione proposta
per mezzo di un robot antropomorfo a 6 assi, permette per l'appunto l'intercambiabilità tra i distributori di carta, craft e film sensibile plastico, garantendo al cliente la massima flessibilità. Il grande valore aggiunto sostanzialmente è la possibilità di selezionare automaticamente la tipologia di imballo a seconda della tipologia di merce che arriva alla macchina, Certo. e questo è un grande valore aggiunto per il cliente. Un altro aspetto importante su cui secondo noi porre l'attenzione è il tema dell'impronta ecologica. Sicuramente avvolgere con Il famoso carbon footprint. Esattamente. Avvolgere con carta craft, siamo tutti d'accordo che è un approccio innovativo, no, per il nostro settore. Studi ci dicono che avvolgere con carta craft al 100% riduce del 62% il carbon footprint rispetto all'avvolgimento con film estensibile con plastica al 100% vergine. Quindi dobbiamo farlo assolutamente. Usiamola. È una soluzione È una innovativa. soluzione innovativa. Ok. Diciamo che su questo tema si è parlato tanto, anche perché tantissime aziende stanno investendo soprattutto anche sullo sviluppo di film plastici con componenti rinnovabili, ne parliamo sempre con i nostri clienti, e con percentuali di prestiro, che è quella procedura che elonga il film plastico, fino al 400% o di più, appunto per ridurre il consumo dello stesso film. Per terminare, uno degli aspetti che ci chiedono sempre i nostri Me clienti lo posso immaginare. è il delta costo tra la Esatto. carta Si arriva sempre lì. e il film Perché l'avete detto alla fine? Questo è il bello, però. Questo è il bello. Questo è il bello della soluzione che proponiamo. La carta ha un prezzo di acquisto all'incirca di 1,5 euro al chilo, mentre il film estensibile plastico il prezzo di acquisto si aggira intorno ai 2 euro, 2,20 euro. Questo comporta che per stabilizzare un carico pelletizzato medio di 1,5 m, 1500 mm, necessitiamo all'incirca di 1 chilo di carta craft, mentre per stabilizzare lo stesso carico pelletizzato con film estensibile ci vogliono all'incirca tra i 300 e 400 grammi di film. Quindi è facile la proporzione: 1,5 euro a pallet per quanto riguarda la carta craft e circa 80 centesimi per il film estensibile. Questa è la grande, Penso che ci hai convinto. questa è la grande Adesso diversità. poi cominceranno a chiamare quelli che fanno plastica e dicono no. Questa non vero. è la grande diversità, e sappiamo anche che negli ultimi mesi il delta prezzo si è assottigliato molto, e pensiamo che in futuro si possa addirittura assottigliare, Ancora ed di è più. la motivazione per cui abbiamo innovato proponendo una macchina che potesse avvolgere con entrambi i materiali consumibili. Bene, bene, devo dire che un applauso, dai, pubblico, perché qui sono due master, due maestri dell'explanation, Adesso però l'abbiamo già accennato prima, io dico voglio avvicinare il mio pubblico preferito, quello della camera 7, vieni qua, la parola magica è Interpack, Interpack, La madre di tutte la le madre fiere. di tutte le fiere. Allora, sicuramente come detto prima, fra qualche settimana avremo Sì, l'Interpack. sì, dal 4 di maggio al 10 di maggio si Esatto. svolgerà l'Interpack a Düsseldorf. Noi siamo entusiasti perché poi con la parentesi della pandemia sono passati oltre 6 anni dall'ultima edizione. Diciamo che le sensazioni sono molto positive, c'è molto interesse per vedere tutte queste soluzioni che potranno aiutare i nostri clienti a diventare più sostenibili. Tante di queste le faremo vedere in preview durante la fiera, e quindi siamo molto, molto carichi per quello che ci aspetta fra un paio di settimane. Sì, non mi resta che collegarmi all'intervento di Paolo e invitarvi tutti ad Interpack. Oltre 13 stand B89 saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande in merito a questa soluzione innovativa e analizzare i vostri progetti per il fine linea di domani. Perfetto, allora ringrazio Paolo Soliani, Key Account Grazie, Manager grazie a di tutti. Clevertech Group, e Marco Cocino, Sales and Marketing Manager Grazie di a Tosa tutti. Group, e invito anche loro, come altri due esponenti di Smart Packaging Hub, a salutare il nostro grande pubblico con il nostro hashtag SoFood, so good. Stay tuned. Grazie ragazzi, grazie.